Salute avanzi di VR, bentornati sul canale. Come ogni lunedì vi porto le migliori notizie della settimana su VR e gaming. Ringrazio i supporter di questa settimana Andrea, Christian, Dario, Anton e Xara. Grazie per il vostro supporto, vi mando un grandissimo abbraccio. Grazie anche a tutti quelli che seguono il canale iscrivendosi, a chi guarda i video per intero, mette like, condivide e commenta. Grazie anche a chi disattiva l'adblock, aggiorna la pagina e fa ripartire il video con le pubblicità. E grazie anche a voi che siete solo di passaggio, guardate ma non commentate, e spero che possiate tornare o addirittura iscrivervi al canale. Adesso partiamo con il video. Motion sickness. Fino al 2019, in base ad alcuni studi effettuati da allora Oculus, il refresh rate ideale per ridurre la kinetosi era di 80 Hz. Ed è esattamente questo il valore degli schermi di Rift S. Recenti studi, invece, hanno dimostrato, e grazie al che 120 fps è un valore importante per evitare il mal di VR. Intanto, che cos'è la kinetosi o motion sickness? È un disturbo che colpisce alcuni soggetti che, dopo un periodo di tempo che può variare in base alla resistenza del soggetto, da pochi minuti a periodi più lunghi, perfino dopo ore, oppure può anche non verificarsi con alcuni giochi, mentre può presentarsi con altri. Quali sono i sintomi? Si va dai più blandi, come capogiri, sensazione di smarrimento, vertigini o perdita dell'equilibrio, arrivando fino alla nausea o al vomito. Quali sono le cause? Non è chiaro. La kinetosi non è un fenomeno nuovo, non si verifica solo in VR, infatti è quello che alcuni soggetti avvertono da sempre, viaggiando in auto, nave, treno, aereo, eccetera. Ci sono alcune ipotesi, ma non possono essere verificate a causa dell'imprevedibilità del fenomeno, poiché non si verifica sempre e nelle stesse condizioni. Ma la ragione più accreditata riguarda un sistema di protezione automatico del nostro cervello che risale addirittura ai nostri antenati, i quali, rischiando di morire avvelenati mangiando cibo tossico, venivano salvati da questo meccanismo di difesa del cervello che, confuso a causa degli effetti del cibo non commestibile, comandava al corpo di rigettarlo tramite il vomito. Ma in VR non mangiamo, e neppure quando siamo in auto o in viaggio. Quindi cos'è che manda in confusione il nostro cervello facendogli credere che siamo stati avvelenati da cibo tossico o allucinogeno? Per esempio, in auto, l'essere seduti e fermi mentre tutto intorno si muove. Il cervello acquisisce informazioni contrastanti. Mi sto muovendo, eppure non sto comandando a questo di muoversi. Quindi perché mi sto muovendo e perché così velocemente? Dio, sono stato avvelenato! Questo è l'effetto di allucinazioni da intossicazione! Presto! Facciamo vomitare questo idiota che ha cercato di mangiare quei funghetti colorati dall'aspetto invitante. E questa è solo una delle ipotesi, e ripeto, è la più probabile. Ma mentre per la VR c'è chi suggerisce di trovare le proprie abitudini, come giocare in piedi simulando il movimento di quello che si sta facendo in VR, oppure attivare le varie soluzioni applicate al gioco dagli sviluppatori per prevenire la kinetosi, come la vignettatura, oppure il movimento tramite teletrasporto o la rotazione a scatto, anche se proprio queste opzioni per alcuni soggetti sono causa di motion sickness, e infatti disattivandole stanno benissimo. Altri hanno condotto uno studio grazie al quale hanno scoperto, wow, che scoperta, che il valore degli FPS tanto è più vicino a 120, tanto viene ridotta la possibilità di essere soggetti a kinetosi. Ora, io non sono uno studioso e non ho fatto nessuna ricerca, ma giocando ho capito che sotto i 60 FPS la kinetosi è quasi certa, tranne per alcuni soggetti particolarmente resistenti, come me, che riesco a giocare anche a Elite Dangerous a 25 fps, e più il valore di FPS aumenta, meglio è per chi soffre di motion sickness. E quindi vuoi vedere che addirittura superando i 120 fps si riduce ancora di più la kinetosi? Dico così,
per ipotesi, Il problema è raggiungerli questi 120 fps e oltre, visto che i giochi VR sono particolarmente ghiotti di prestazioni elevate su PC, ma anche in standalone, quindi per raggiungere o superare i 120 fps nei giochi VR ci vorrebbe un gioco della Madonna. Mark Zuckerberg, colui che blocca i nostri account Facebook se facciamo i bulletti sul suo social network o semplicemente perché abbiamo espresso una nostra opinione su qualcuno o qualcosa, da qualche settimana non fa altro che bullizzare Apple Vision Pro, facendo video dicendo che il suo è più bello, più grosso e può fare le stesse cose ma a un sesto del prezzo. Sto parlando del Quest 3, ovviamente. Ma voglio analizzare la cosa dal punto di vista di Vision Pro. In cosa il visore di Apple sarebbe diverso da Quest 3? Partiamo da quello che Quest 3 sa fare meglio, il gaming. Com'è il gaming su Vision Pro? Con la recente possibilità di collegare nativamente Vision Pro a Steam, potete giocare tutti i giochi flat su uno schermo gigante, utilizzando però i controller che usereste normalmente, quindi mouse e tastiera oppure un gamepad, mentre accanto allo schermo gigante che vi mostra il gioco potete aprire altre finestre e altre applicazioni, oppure è possibile aprire diverse pagine internet per vedere una serie TV, un video su YouTube, mentre fate una videochiamata con un amico, oppure mentre seguite un tutorial in tempo reale, seguendo le istruzioni mentre visualizzate il vostro ambiente tramite il pass-through. Ok, tutto fantastico, ma i giochi VR? Ecco, questo forse è il più grande punto debole di Vision Pro. Non offre una grandissima scelta di giochi VR, avendo, almeno per il momento, solo il tracciamento delle mani e degli occhi come controller. Questo vuol dire che tutti quei giochi che non supportano il tracciamento delle mani non possono essere giocati su Vision Pro e al momento questo significa il 99% dei giochi. Alcuni sviluppatori hanno rilasciato o intendono rilasciare la loro versione del gioco per Vision Pro con tracciamento delle mani e degli occhi, ma non parliamo di grandissime esperienze. Infatti, al momento si conta una piccola manciata di titoli come Job Simulator, Lego Builder Journey, Synth Riders e direi basta, se vogliamo prendere quelli più interessanti. Davvero, non c'è altro. Al momento, quindi, Vision Pro batte meta sull'utilizzo in multitasking, ossia l'utilizzo di più app contemporaneamente, cosa che può fare anche Quest 3, ma con qualche limitazione sul numero di app e finestre che possono essere aperte contemporaneamente. Ma allora, Mark ha ragione quando dice che al momento il loro visore è il migliore sul mercato? Beh, in effetti sì. Quest 3 al momento è in effetti la soluzione più sensata se consideriamo prezzo e qualità generale dell'esperienza offerta. Ed è vero che può fare le stesse cose di Vision Pro a un sesto del prezzo, ma Mark, ce ne siamo già accorti, non c'è bisogno di bullizzare Apple. A proposito, Vision Pro, come ho appena detto, si può collegare a SteamVR scaricando HAL VR da Test Flight, che sarebbe l'equivalente di AppLab su Apple. E grazie al miglioramento del codice a opera di Wei Zhang, ora è possibile avere un'esperienza nitida e fluida senza tanti problemi. A breve, inoltre, sempre tramite Test Flight, dovrebbero essere rilasciati anche Virtual Desktop e iVRY. Quella appena trascorsa è stata la settimana dell'annuncio o della dichiarazione da parte di Bloomberg sulla produzione di PSVR 2 interrotta da Sony a causa dell'enorme quantità di unità invendute che si accumulano nei magazzini. Per approfondire l'argomento ho dedicato un video alla notizia, andatelo a vedere e ragazzi smettetela di piagnucolare dicendo che la notizia è falsa perché siccome si tratta di Bloomberg allora è tutto finto, perché quando Bloomberg ha riportato il dato di oltre 2 milioni di unità prodotte, lì non avete detto che era una bugia. In quel caso mi ricordo che vantavate la capacità di Sony di produrre così tante unità. Mettiamo anche in conto il fatto che non è arrivata, almeno per il momento, nessuna smentita da parte di Sony. Quindi
fino a quel momento non è una notizia falsa. Ora invece ve la do io una notizia, ed è una cosa che stavamo aspettando tutti. Aprite bene le orecchie. Le società di ricerche di mercato facenti parte della IDC stimano che nel 2023 Sony abbia spedito meno di 1,7 milioni di unità. Ora, queste notizie cozzano un po' tra di loro. 2 milioni di unità prodotte, 1,7 milioni di unità spedite, quindi le unità invendute, o meglio non spedite, sarebbero di circa poco più di 300.000. Ora non ho una grossa azienda del calibro di Sony, ma poco più di 300.000 di unità non spedite sono sufficienti a spingermi a interrompere la produzione? La mia deformazione professionale mi spinge a trarre due ipotesi plausibili. O la notizia dell'interruzione della produzione è inesatta, oppure questa stima della IDC non considera solo le unità vendute, e infatti si parla di unità spedite e non di unità vendute. Intanto, dopo più di una settimana, non c'è ancora nessuna smentita da parte di Sony. Io lo so che per molti di voi questa è una notizia fantastica. Oh sì, le mode dei giochi flat! Ma non è altro che l'avverarsi di quello che dico da anni, ossia da quando si è cominciato a parlare di mod VR. Fin dall'inizio ho sempre detto: attenzione, non facciamo capire al mercato che siamo disposti a giocarci le mod dei giochi flat in VR, con tutte le limitazioni del caso, perché se gli sviluppatori dovessero capire che piuttosto che sforzarsi a fare giochi VR nativi che richiedono più tempo, più impegno e quindi più soldi, possono semplicemente prendere i loro giochi flat e farne dei porting in VR, sarà la fine della VR. E quel momento è finalmente arrivato, perché è nato Flat2VR Studios, che avrà licenza ufficiale di fare porting di giochi a schermo piatto. Chi c'è di mezzo? Team Beef, Cabalistic, Raikou Parta e altri modder VR famosi che in questi anni hanno portato decine di titoli flat in VR tramite una mod. Quindi clippate questa parte del video e conservatela. Da adesso vedremo sempre meno giochi VR nativi e sempre più mod VR di giochi flat. Bravi, avete dato un ottimo segnale al mercato e vi ringrazio tutti. Vi è piaciuto Bulletstorm VR? Dai su, aspettate che adesso ne arriveranno molte altre di mod come quelle spacciate per giochi VR. Comunque c'è solo una cosa che io non riesco ad azzeccare, ed è un 6 al Super Enalotto. Forse perché non ci gioco neanche al Super Enalotto, e forse se ci giocassi ci prenderei. Ah già, sono talmente povero che non ho neanche quelli per giocare ai numeri. Beh, comunque, ne parlavo qualche settimana fa con i ragazzi nel gruppo Telegram e dicevo: mi pare difficile che Sony voglia rendere PSVR 2 compatibile con PC senza passare dalla console. A meno che questa non sia una mossa per liberarsi di PSVR 2 scaricandola su un'altra piattaforma. E in questo caso, per renderlo direttamente collegabile al PC, visto che il cavo di PSVR 2 non è un DisplayPort nativo, ma un cavo dati che potrebbe gestire alimentazione, collegamento USB e anche segnale video, ci vorrebbe un adattatore. Ed ecco che arriva la notizia che PSVR 2 sarà collegabile al PC tramite un adattatore. Il cavo di PSVR 2 infatti non sarebbe compatibile con moltissime schede, soprattutto con quelle di ultima generazione, sia AMD che Nvidia. Precisamente solo con la serie 20 di Nvidia e con la serie 6000 di AMD, visto che queste sono le uniche schede video dotate di un'uscita USB-C Virtual Link. Che io sappia, l'unico adattatore Virtual Link prodotto costava tra 150 e $350 e non viene più prodotto. Quindi, se davvero i piani di Sony sono quelli di rendere PSVR 2 direttamente collegabile al PC, deve anche fornire questo adattatore. Ora,
qualcuno di voi si immagina Sony che regala un adattatore da $300? Lo hanno già fatto con PSVR 1, certo, ma adesso Sony ha bisogno di recuperare la spesa di quelle unità non vendute. Vi è piaciuto Myst in VR? Se non vi è piaciuto, non capite niente di videogiochi e l'unica cosa che potete fare è giocare a Jupitergrad e dare 10 a Resident Evil 4 su Quest. Se invece siete persone altamente competenti e vi è piaciuto, sappiate che nel 2024 dovrebbe arrivare il sequel, ossia il rifacimento in Unreal Engine 5 di Raven, seguito della saga del 97. Se avete giocato l'originale, sappiate che Cyan, sviluppatore del gioco, promette non solo di proporre l'esperienza originale, ma di arricchirla con nuovi enigmi e immagini ad altissima definizione. Ragazzi, se vi piace il genere, fatemi sapere se vi servono il walkthrough, ossia il gameplay del gioco senza commento, che vi mostra la risoluzione degli enigmi non solo di Myst, ma anche dell'altro gioco sviluppato da Cyan, ossia Firmament. Questi sono puzzle game belli tosti, quindi un aiutino potrebbe sempre servirvi. Attenzione, se siete alla ricerca di un buon visore a un ottimo prezzo, sappiate che Quest 2 ha ricevuto un ulteriore taglio e adesso è possibile acquistarlo a $200. Ascoltate bene, questo taglio è disponibile solo per la versione da 128. L'unico modello rimasto. E sapete cosa vuol dire? Che Quest 2 probabilmente non viene già più prodotto e questo taglio di prezzo potrebbe essere una manovra per liberarsi delle ultime unità disponibili. Ma è probabile quindi che le voci sull'imminente annuncio di un Quest 3 Lite o Quest 3S siano vere? Ma allora conviene aspettare il nuovo visore o posso acquistare Quest 2 approfittando dello sconto? Beh, dipende da cosa volete farne. Se è la vostra prima esperienza e volete provare la VR con una spesa irrisoria per una tecnologia simile, allora vi suggerisco di approfittarne, consapevoli del fatto che state prendendo un prodotto già superato, non vecchio, ma che è in fase di sostituzione, che tuttavia però continuerà a essere supportato almeno per un paio d'anni. Se invece volete un prodotto più attuale, allora aspettate ancora un po' per conoscere meglio le caratteristiche del nuovo visore, che dovrebbero essere le stesse, così come la stessa fascia di prezzo di Quest 2, ma con pass-through a colori e lo stesso processore di Quest 3. Consiglio personale: lasciate perdere Quest 2 e aspettate di conoscere di più sul nuovo visore e ricordate che Meta ha esteso l'accordo con Sansaru Games regalando Asgard Wrath 2 con l'acquisto di nuovo visore Meta fino a luglio 2024. La settimana scorsa, esattamente il 21 marzo, all'arrivo della primavera, è arrivato Lawn Mowing Simulator VR. Vi ho portato un gameplay per mostrarvi le caratteristiche principali, ma vi assicuro che non è così noioso come sembra. In poche parole, è un simulatore di tagliaerba. Avete diversi modelli di tagliaerba sui quali fare la manutenzione per tenerli sempre efficienti, quindi affilare le lame, caricare le batterie, riparare i vari danni al motore o alla carrozzeria. Accettando i vari contratti vi dovete recare sul posto, eseguire la manutenzione del prato rispettando quelle che sono le richieste del cliente e cercare di fare meno danni possibili. A ogni errore avete una decurtazione dalla paga. Se siete amanti delle esperienze rilassanti e meditative, vi consiglio di provarlo. Potete acquistarlo al 25% di sconto utilizzando il mio link. Lawn Mowing Simulator è già disponibile su Steam in flat con alcune mod e adesso anche in VR su visori Meta. Thirdverse, sviluppatore di X8 e di Altair Breaker, ha rilasciato il trailer di Soul Covenant VR, gioco di ruolo d'azione basato sulla narrativa con meccaniche di combattimento hack and slash. Dovete affrontare un esercito di macchine controllate da una IA chiamata Deus Ex Machina e, impersonando diversi avatar, potrete sfruttare micidiali tecniche di lotta grazie al progetto Reincarnazione, che vi consentirà di ricordare
emulare gli stili di combattimento dei più grandi guerrieri del passato. Gameplay che prevede cicli di morte e rinascita e campagna giocabile in singolo o in cooperativa fino a 4 giocatori. Dai che è arrivato il nuovo Dungeons of Eternity! Se non ci saranno ritardi, Soul Covenant VR dovrebbe arrivare il 18 aprile su visori MetaQuest, PCVR e PSVR 2. No! Ci voglio giocare. Voglio essere come Catherine Zeta-Jones in quel film, come diavolo si chiama? Beh, come fai a ricordarti il titolo quando i tuoi ricordi sono pieni di questo? Beh, comunque, Laser Dance, sviluppato dai creatori di Cubism, è un gioco in realtà mista che vi fa muovere come un contorsionista nel tentativo di schivare una serie di laser per raggiungere un interruttore da premere e completare il livello. Al momento è solo una demo disponibile per alcuni tester e probabilmente sarà disponibile solo per Quest 3, quindi potrebbe trattarsi della prima vera esclusiva per questo visore. A quanto pare richiede una configurazione attenta e precisa dell'ambiente di gioco, ma una volta fatto dovrebbe offrire una delle esperienze AR più immersive mai viste finora. Se volete saperne di più, continuate a seguire e se avrò la possibilità ve lo mostrerò sul canale. Vi ringrazio per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire attivando la campanella con tutte le notifiche. Utilizzate i link in descrizione per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR su Amazon. Per ricevere 30 euro di credito utilizzando il mio link all'attivazione di un nuovo visore Meta. Link per l'acquisto di accessori VR delle migliori marche e per lenti graduate VR Rock ricevendo uno sconto. E se volete acquistare giochi flat e VR su PC potete utilizzare il mio link Instant Gaming. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto avanzi di VR.